L'osteointegrazione biologica quindi diventa per noi il presupposto per il mantenimento dell'osso crestale ed è oggi quella che noi possiamo definire la chiave di successo in implantologia e assume quindi un'importanza completamente diversa da quella che è la scuola bradymarchiana. E come noi riusciamo a mantenere l'osso crestale, che è diventato appunto il criterio chiave di valutazione del successo di un impianto? Il fatto che l'osso crestale rimanga vuol dire che quella perdita di osso all'intorno di un impianto dipende dai fattori. Se perdiamo osso ci sono diversi fattori. Prima fra tutti ovviamente la biocompatibilità che deve avere un impianto. Quello che poi è importante, e oggi vorrei sottolineare un pochino l'attenzione su questo aspetto, è la tecnica chirurgica che praticamente sta cambiando totalmente l'approccio con l'osso che diventa la sede dell'inserimento dei nostri impianti, perché oggi disponiamo di tecniche completamente innovative. Poi ed una metodica innovativa in termini chirurgici praticamente proprio che tende a migliorare la qualità dell'osso in cui noi andremo a inserire i nostri impianti è la tecnica chirurgica completamente innovativa rappresentata dal Magnetic Mallet, che è uno strumento destinato sia alla chirurgia odontoiatrica quanto alla chirurgia implantologica, e nell'ambito della chirurgia implantologica esso trova ampia applicazione e principale applicazione nel rialzo del seno mascellare, nel sinus lift. Quando noi vogliamo alzare la scederiana, innalzare il pavimento del seno mascellare e affrontare la mascella posteriore, che è un'area molto problematica per due motivi: densità ossea e scarsezza di altezza ossea. Di solito l'aspetto trasversale, il volume trasversale dell'osso è sufficiente. Bene, di fronte a questa problematica, dove praticamente ci siamo buttati su approcci laterali, poi siamo andati negli approcci più ridotti minimali crestali, abbiamo utilizzato tecniche praticamente di apposizioni di biomateriali, ben sapendo che i biomateriali praticamente non sono osso, non hanno proprietà osteogenetiche. Oggi noi grazie al Magnetic Mallet possiamo praticamente andare a traslare l'osso e compattarlo lateralmente, ottenendo così praticamente quello che è un materiale osteogenetico appunto rappresentato dall'osso che noi diciamo andiamo a dislocare mediante questo apparecchio, che è caratterizzato dall'avere un impatto elettromagnetico che permette di avere una forza di urto ad alta intensità e per brevissima durata, e questa è quella tipo di forza di impatto elettromagnetico ad alta intensità, quindi tanta energia in pochissimo tempo uguale una grande potenza, che permette praticamente di dare che cosa? Direttamente una deformazione plastica praticamente dell'osso, senza andare a fare una amplificazione del segnale che andrebbe a disturbare la scatola cranica, come avviene quando noi andiamo a martellare manualmente nelle aree con le tecniche tipo gli osteotomi di Summer e quant'altro. Quindi l'utilizzo del Magnetic Mallet, che ha 4 praticamente differenti intensità di lavoro, ha una curva di apprendimento molto rapida, efficace. Poi ovviamente con i giusti maestri si impara rapidamente quella che è l'utilizzo di questo strumento, che si può tenere in una sola mano e con l'altro controllare il campo operatorio. È uno strumento praticamente che è perfetto considerando le caratteristiche di anisotropia dell'osso. Ricordiamo che cos'è un tessuto, un materiale anisotropico. Un materiale anisotropico rispetto e con differente del materiale isotropico. Un materiale isotropico è un materiale che se noi o lo comprimiamo o lo trazioniamo in qualunque direzione lungo l'asse longitudinale o trasversale, il comportamento di quel materiale, se è isotropico, si comporta alla stessa maniera. Invece praticamente nell'osso noi andiamo a doverci confrontare con l'anisotropia, e quando noi andiamo con l'anisotropia, siccome abbiamo questo guscio compatto con un tessuto praticamente midollare, spugnoso, spongioso, trabecolare, di densità completamente diversa e che noi vedremo, rischiamo di perdere la giusta via e quindi di creare dei fori con le frese elicoidali o con l'impatto rischiamo praticamente di fare fori ellittici e quindi perdere
quell'iniziale BIC, quell'iniziale interfaccia bone implant, che praticamente bone implant contact, che è quella presupposto fondamentale per ottenere una stabilità primaria fondamentale come primo passo verso una nostra integrazione biologica. Quindi praticamente grazie a questo impatto meccanico, impatto elettromagnetico, noi possiamo mantenere proprio la retta via. E quindi questo Magnetic Mallet con 4 velocità e praticamente con una dotazione di almeno 10 punte che permettono sotto forma di lame, di bone expander e di driver l'inserimento praticamente dei nostri impianti, dove dentro un osso di cui noi dobbiamo imparare a conoscere le proprietà meccaniche dell'osso. Ma prima di parlare delle proprietà meccaniche dell'osso, voglio far capire quale sia la similitudine che c'è fra la preparazione di un sito implantare con il Magnetic Mallet rispetto a tutte le altre tecniche. In realtà il Magnetic Mallet va a dare quello che ormai è ampiamente studiato, che è la deformazione plastica post-traumatica o bowing fracture o frattura al quadro, che consiste in una stabile deformazione dell'osso in seguito ad un trauma che tende ad assumere quell'aspetto al quadro, ed è quella che di solito che precede quella che è la frattura al legno verde, che avviene soprattutto nei bambini di età pediatrica quando l'osso ha ancora un'elevata plasticità, per cui se l'osso viene esposto a forze di compressione può deformarsi senza presentare i segni tipici radiografici della frattura, per cui quando una forza longitudinale crescente viene applicata all'osso, questo risponde deformandosi in maniera elastica e quindi ritorna tal quale quando esso praticamente viene eliminata la forza e ritorna alle condizioni di partenza. Questo è il comportamento elastico. Quando invece lo stress, che sarebbe la forza, che sarebbe l'applicazione della forza misurata in megapascal, è invece di breve intensità, è breve ma intensa e di breve durata, l'osso si deforma in maniera plastica grazie alla sua duttilità e in modo quindi permanente, perché la duttilità, il comportamento duttile o plastico, significa che c'è una deformazione permanente, non è più un comportamento elastico che ritorna alla condizione di partenza, al volume di partenza, ma incontra uno strain, a una deformazione per azione delle forze meccaniche di intensità maggiore realizzate nel più breve tempo possibile mediante il Magnetic Mallet. Noi otteniamo una deformazione plastica tipo la bowing fracture, che non è una frattura, però questo cambiamento di forma si può considerare come fosse una frattura a legno verde, come quella che otteniamo in uno split crest, ma non abbiamo frattura. E il grado di deformazione è un grado ovviamente variabile in base alle caratteristiche dell'osso trabeicolare e dell'osso corticale, che variano nel loro modulo di Young. Per cui se andiamo a vedere che cos'è un modulo di Young, che altro non è che il rapporto, lo vediamo nel grafico, tra il rapporto fra lo stress, la forza che applichiamo, e lo strain, lo sforzo, la deformazione misurata in percentuale, cosa sappiamo? Sappiamo che quando noi applichiamo una forza sul cortical bone, sull'osso corticale, sull'osso crestale, bene, questo osso si comporta come un materiale rigido e quindi praticamente c'è una crescita lineare molto verticale, perché il modulo di Young è alto, è più alto il modulo di Young. Il modulo di Young è il rapporto fra lo sforzo, come negli assi cartesiani, o la forza, insomma, e la deformazione che viene misurata rispetto alla dimensione iniziale in un termine percentuale e quindi una quantità adimensionale. Questa crescita praticamente dell'elasticità fino a un certo punto che immediatamente va incontro alla frattura, o meglio alla deformazione e alla frattura. Il punto dove si ferma è che c'è la frattura. Quindi noi che cosa abbiamo? L'osso corticale si deforma meno e quindi noi dobbiamo immediatamente, ed ecco il vantaggio, realizzare velocemente quell'impatto per aprire l'osso corticale. L'osso trabeicolare, al contrario, si espande, si modifica e si plasticizza sotto il nostro impianto con forze ancora minori. Infatti vediamo la linea tratteggiata che ci dà il comportamento dell'osso trabeicolare spongioso o spugnoso, che praticamente con una piccola forza, un piccolo stress
misurato in megapascal, ricordando che il pascal è l'unità di misura della pressione, rapporto fra newton su metro quadro, e poi per un lungo periodo c'è questa plasticità, e questa plasticità in un osso praticamente come quello del mascellare posteriore, dove la componente corticale è bassa e c'è quasi tutto osso trabecolare spongioso, l'uso del Magneti in Malio diventa l'elemento eccezionale, mentre quando lavoriamo in mandibola l'obiettivo sarà quello di lavorare sull'osso corticale come più verso una condizione di split crest con delle lame, rispetto praticamente a quello dove potremo impattare, sollevare, traslare orizzontalmente e verticalmente il nostro osso. Quindi la deformazione plastica dell'osso a che cosa è dovuta? Alla deformazione plastica del collagene. Il collagene tutti sappiamo essere la componente organica dell'osso, è quella componente organica responsabile della flessibilità e della duttilità dell'osso, di quello che stiamo parlando. E a differenza delle frese elicoidali che noi utilizziamo, oppure a taglio parallelo che utilizziamo nell'osso, qual è la differenza di questo strumento innovativo in ambito di chirurgia implantoprotesica? È quello praticamente di non andare a tagliare le frese e le fibre collagene, per cui la particolare struttura del collagene è responsabile del comportamento meccanico. Come si comporta il meccanico? Dal punto di vista meccanico il collagene? Il collagene è una tripla elica arrotolata praticamente su se stesso con forti legami praticamente intramolecolari. Quando noi andiamo a sopportare un carico, a sottoporle un carico, essa modifica la sua geometria spaziale trasformandosi da un andamento elicoidale torsionale ad un andamento lineare, perdendo così anche la sua struttura dipolare e caricandosi elettricamente sui due lati, effetto piezoelettrico che vedremo. Pertanto il comportamento iniziale è un comportamento elastico con un basso valore di Young. Quando però le forze praticamente aumentano e quindi le catene proteiche ormai sono completamente distese, abbiamo dall'elica, abbiamo praticamente una struttura lineare, a quel punto, proprio grazie ai legami intra e intermolecolari, avremo praticamente che si passa da un comportamento elastico tipico delle fibre collagene ad un comportamento elastico con elevate proprietà meccaniche. Le proprietà meccaniche più importanti del collagene, ricordiamo, sono sempre la rigidezza e la resistenza alla trazione. Non a caso i tendini sono fatti praticamente di collagene. Se prendiamo il tendine di Achille, che per l'80% è fatto di collagene, ha una resistenza praticamente alla trazione, una rigidezza, scusate, alla trazione di 105 megapascal e una resistenza alla trazione di 50 megapascal. Quindi praticamente le fibre collagene invece offrirebbero poca resistenza alla compressione, perché essendo molto lunghe e di spessore piccolo tendono ad accorciarsi. Però è proprio quell'andamento plastico nel momento che entra il Magneti in Male a permettere praticamente al nostro collagene di andare incontro a quella deformazione plastica, e quindi il tessuto spongioso sottoposto a compressione ha un comportamento iniziale elastico lineare fino a una deformazione di 0,05, cioè del 5%, dove inizia quel processo, lo vediamo dalla curva, della plasticizzazione, che avviene non appena le trabecole ossee iniziano praticamente a fratturarsi, vengono fuori delle microcricche. Per cui la fase iniziale elastica viene seguita da una fase piatta con uno sforzo costante, mantenendo costante la forza, fino a frattura, mostrando quindi un comportamento duttile. E quindi, a differenza dell'osso compatto o corticale che vediamo la verticale, l'osso spongioso, che si fratturerebbe sotto forze praticamente di trazione, sopporta invece praticamente le forti di compressione e quindi si sposta. L'osso spongioso, lo ricordiamo, ha il 25-30% della densità dell'osso corticale, ha il 5-10% della rigidità dell'osso corticale, però è 500%, quindi 105 volte più duttile a compressione rispetto all'osso compatto, e questo gli permette l'osteocompattazione, l'ossocompattazione, perché le proprietà meccaniche di un materiale sono la capacità di assorbire energia
E questo è quello che fa l'osso spongioso, che ha una capacità di assorbere energia sotto carichi compressivi piuttosto che carichi di trazione, e quindi sopporta, e all'intorno di questo c'è appunto, noi per questo le ossa hanno intorno un osso corticale, quello si plasticizza e quello invece mantiene la sua rigidità, e se no saremmo tutti elastici. Però che cosa accade ad un materiale? Qui arriva il punto importante che non è chiaro a tutti e sarebbe bello chiarire, che è stato ipotizzato, è ormai quasi sicuro, che grazie alle sue proprietà piezoelettriche l'osso è in grado di generare un campo elettrico quando è sottoposto a una sollecitazione meccanica. Siamo nell'osso spongioso, stiamo utilizzando il magnetic magnet, stiamo dando energia a questo osso, cosa fa? Sotto carico sviluppa un campo elettrico, quindi ha un effetto meccanoelettrico. Questo campo elettrico sembra appunto sia il segnale di stimolo delle cellule per il controllo del rimodellamento. Ed è quello che noi poi andiamo a continuare, attivato praticamente con la nostra preparazione citoimplantare, dando il carico immediato, un carico attraverso principi di tensegrità che ne abbiamo già ampiamente parlato, e questa ipotesi trova riscontro in alcune applicazioni, quali quella applicando una forza elettrica. Lo vediamo nell'immagine in basso a destra, i trasduttori piezoelettrici. Se noi diamo una forza meccanica, sviluppiamo un campo elettrico perché cambiamo la forma e cambiamo l'orientamento della polarità, creando quel campo elettrico che le stimolo per le cellule sul citoscheletro, praticamente per andare praticamente verso il processo di formazione del rimodellamento. E quindi praticamente altri meccanismi che noi possiamo ottenere sono anche gli effetti dello sforzo, sono lo scorrimento relativo delle lamelle ossee, lo scorrimento della linea di cemento degli osteoni, ma quello che mi preme sottolineare è gli effetti dello stato dello sforzo, sia sulla pressione idrostatica dei liquidi all'interno del tessuto osseo, anche ormai arrivato a maturazione mediante i prolungamenti. Le correnti di streaming, correnti idrodinamiche, possono determinare questo stimolo nel rimodellamento osseo, oppure un'azione non solo attraverso le correnti di streaming, ma proprio direttamente sull'osteocito. Infatti l'osso, non a caso, ha la capacità di adattare nella sua totalità la struttura attraverso processi di assorbimento e deposizione a posizione, chiamato rimodellamento, in risposta a stimoli meccanici ai quali viene sottoposto come durante i cicli masticatori, solo che lì c'è una modificazione elastica, lì abbiamo una modificazione plastica. Questa differenza è come se stessimo masticando, solo quel carico masticatorio è in grado di dare quella deformazione plastica, e il caso ideale sarebbe la distribuzione omogenea dei carichi lungo la superficie di rapporto impianto osseo, e così alla stessa maniera quando noi andremo a porre i nostri ossi dovremo avere un perfetto BIC e dovremo avere la più ampia superficie praticamente di appoggio dei nostri impianti sull'osso, e quindi la geometria implantare diventa fondamentale. Infatti alle analisi a elementi finiti di diversi tipi implantari possiamo avere delle zone particolari di stress durante le sollecitazioni meccaniche che possono portare nel paziente a riassorbimento dell'osso marginale proprio nell'area del collo praticamente dell'impianto, ed ecco la particolare forma che può opporsi praticamente a questo riassorbimento dell'osso. Ricordiamo le forze che abbiamo parlato, lo shear stress ne parleremo, che è la forza di taglio quando noi andiamo ad applicare le lame, facciamo uno shear stress, stress è la forza shear di taglio, oppure una forza compressiva che modifica la forma e attiva quell'effetto piezoelettrico, oppure forze di tensione, e questo i nostri campioncini di trazione e di estensione, e quindi i normali processi fisiologici espongono la cellula a una varietà di stimoli meccanici, quali le pressioni idrostatiche che portano alle correnti di streaming, le forze di taglio o shear stress, le forze di compressione e le forze di estensione o trazione o tensione che dir si voglia, o scheletrico. E questo è molto importante perché la matrice extracellulare prende un rapporto molto importante in quello che noi stiamo dicendo. E qual è la condizione migliore per creare praticamente una maggiore resistenza della nostra struttura ossea nelle aree dove c'è una bassa densità? È proprio quella di creare l'ossocondensazione, e queste nuove tecniche di chirurgia implanto-protesica sono, diciamo, per noi fondamentali.